Io direi addirittura come prosodia, come propedeutica alla composizione, come propedeutica all'analisi, alla comprensione, ma anche all'esecuzione di una qualsiasi melodia vocale in cui sia presente anche un testo, ma non solo, anche all'esecuzione di tutta la musica. Un pianista, una persona che ha a cuore il discorso, la comprensione del discorso, che in questo caso, nel nostro caso, è un discorso che ha un testo, ma nel caso degli strumentisti è un discorso che è un metalinguaggio a tutti gli effetti. Spencer sostiene che i caratteri distintivi del canto non sono altro che i tratti caratteristici amplificati e sistematizzati del discorso emozionale. E proprio pensando al canto rinascimentale e barocco, oggi abbiamo pensato di parlare brevemente di Monteverdi. Claudio Monteverdi ha un'importanza strategica nella musica occidentale e la sua importanza si misura appunto sulla qualità estetica delle sue opere che è sul vertice, sul tetto. È ancora dopo tutti questi anni assolutamente importantissimo. Prima in auto venuto giù parlavamo del fatto che dopo 450 anni stiamo ancora a parlare di questa importanza. E la sua formidabile intelligenza creativa gli ha permesso di conquistare una posizione di rilievo assoluto proprio nella rivoluzione musicale che è avvenuta tra il 500 e l'inizio del 600. Addirittura proprio a livello biografico lui attraversa quella che è la più importante frattura oppure anello di congiunzione, a seconda di come noi vogliamo chiamarlo, tra la prima pratica e la seconda pratica. Nella prefazione al combattimento di Tancredi e Clorinda, lui scrive: la voce del testo dovrà essere ferma et di buona pronunzia. I musicologi e i musicisti hanno ipotizzato che, essendo prescritto che la voce del testo, cioè del narratore, dovesse essere fissa, quasi inespressiva, per opposizione quella dei due personaggi invece poteva essere vibrata, riconoscendo così alla vocalità rinascimentale e barocca due possibili modi di emissione in rapporto con la presenza o meno del vibrato. Il vibrato, secondo la fisica acustica, è sostanzialmente una fluttuazione nel tempo della frequenza, che si misura in hertz, come ci ricordavi giustamente prima, dell'intensità e del timbro della voce. Ed esiste anche nel canto degli uccelli, esiste nel canto degli animali, nella stagione degli amori, e addirittura strumenti ad arco, a fiato, oppure l'organo e la celesta utilizzano degli accorgimenti per simulare il vibrato. Quando l'emissione vocale è caratterizzata da un vibrato irregolare o le oscillazioni dell'altezza tonale e dell'intensità sono troppo ampie o la loro periodicità nel tempo è troppo lenta o troppo rapida, il cantante è sempre sottoposto ad un giudizio estetico negativo. C'è un'indagine del 1990, un'analisi elettroacustica della prassi degli esecutori rinascimentali e barocchi, e da questa analisi risulta che la voce di questi interpreti si muove alternando suoni fissi e suoni vibrati. Inoltre in altri studi si è evidenziato come questi suoni, percepiti per essere fissi, mostrano in realtà anche in minima parte un vibrato. Tra il repertorio barocco e un'opera di repertorio melodrammatico esistono dunque delle differenze, oltre che nella prassi esecutiva generica, anche nella gestione tecnica della voce. Abbiamo scelto degli esempi per farvi sentire, non so chi vuole intervenire prima. Va bene? Sì, giustamente. Eseguiremo il lamento di Arianna, che è l'unico pezzo che è rimasto da un'opera intera, che era l'Arianna di Monteverdi, che è stato dato alle stampe però come pezzo staccato nel 1623. Eseguiremo degli spezzoni perché
volevo insistere e concentrare l'attenzione di voi che avete appena ascoltato questa prima pagina, in realtà, di poche frasi del lamento di Arianna di Monteverdi. Ecco, alcune degli argomenti, delle cose che sono state dette poco fa dal maestro Popolani sono state in realtà già presentate in questi pochi versi. Allora, innanzitutto la parola centrale nel discorso, ovvero se avete potuto apprezzare questa cosa, la musica c'è, è molto evidente, ma ancora più evidente nella prassi esecutiva della musica barocca c'è la centralità del testo. Quindi, ad esempio, all'inizio, no, il lasciatemi morire. Ecco, avete sentito la nota su cui si pone la sillaba lasciatemi. Ecco, questa ad esempio tiene una nota fissa, due note fisse, per poi arrivare ad un vibrato. Questa, oltre all'emissione particolare, si ripresenta in realtà anche successivamente, e chi volete voi che mi conforte. Allora, tutta questa enfasi del testo è propria della pratica della musica di Monteverdi. Se avete presente la musica ottocentesca, forse quella più presentata nei teatri, la musica lirica, ecco, la presenza in questa musica, nella musica lirica o melodrammatica, è molto incentrata sul vibrato. Era un po' questo che volevo intendere prima con nota tenuta e poi vibrata. Allora, non c'è sulla parola soltanto un vibrare la nota, ma prima c'è lo scandire la parola, e poi c'è la musica, e poi c'è la nota che viene vibrata. Alla fine dell'ultima frase, lasciatemi morire, ecco, all'ultima ripetizione è stato presentato un trillo, cioè un abbellimento, che forse tanti di voi avranno sicuramente sentito, però con esecuzioni, pratiche esecutorie di epoche successive, quindi un trillo su due note, non su una nota. Se io, non lo so, ad esempio ci fosse stato questo morire, no? Scritto però da un Rossini, un Donizetti, qualcuno dell'Ottocento, avrei eseguito morire, oppure, questa era più barocca a dire la verità, comunque molto la ripercussione del trillo su due note, l'oscillazione più ampia, morire, molto piano, mentre invece io non ho eseguito questo. Il trillo della pratica del primo barocco Monteverdi chiede una ripercussione della nota, quindi non su due note ma una nota sola, ribattuta dapprima in senso crescente, quindi abbiamo appunto nota fissa in cui viene inserita dell'aria a intervalli successivi, ripetitivi, ok? Sempre maggiore. E questo era il primo intervento. Spero che vi sia stato abbastanza utile. Sì. Parliamo del vibrato. Io volevo dire anche che quando la voce è sotto il controllo dei centri cerebrali superiori, l'attività muscolare è pronta ad un vibrato normale, ok? E invece
Invece quando l'equilibrio psicofisico del cantante è inadeguato, quindi o i fattori emozionali diventano predominanti, il vibrato diventa troppo veloce, ok? Questo viene definito voce caprina. Invece quando invece il vibrato è troppo ampio viene definito di voce ballante, ed è quello a cui faceva riferimento Sara, perché è più, come posso dire, è più presente, visto che il vibrato è presente in modo massiccio nella produzione operistica, è più presente nei cantanti, ad esempio anziani, che magari hanno una rilassatezza della struttura che impedisce un vibrato corretto. Ottenere l'equilibrio psicofisico e muscolare nel momento della performance è necessario. Per avere questo tipo di equilibrio è necessario aver preso un ottimo controllo tonico della respirazione, senza irrigidimenti, e anche una scioltezza articolatoria a livello laringeo. Il secondo pezzo è sempre tratto dal lamento di Arianna e sostanzialmente non l'abbiamo detto, non so se tutti conoscono il mito di Teseo e Arianna, immagino di sì, il labirinto, Arianna che aiuta Teseo a uscire dal labirinto, lui le promette di sposarla, in realtà poi ci ripensa, l'abbandona su un'isola e Arianna disperata sta per gettarsi nel mare, sta per togliersi la vita, ma per fortuna un giovane esce dal mare e insomma diventerà poi suo marito, la consola e diventerà suo marito. Però lei è disperata perché Teseo la lascia su quest'isola. Teseo era il figlio di un re, cioè il figlio del re di Atene, Arianna anche era figlia del re Minosse di Creta, quindi figure importanti. Per quello in quello che canterò tra poco sentirete sono queste le corone, sono questi gli scettri che mi avevi promesso sostanzialmente, e invece mi lasci qua su un'isola. Son
Forse avendo fatto la parte precedente, avendo spiegato qualcosa sulla parte precedente, adesso contestualizzare in pratica è più facile. Le frasi, come avete sentito, vengono tante volte un po' spezzate. Anche qui, a differenza del repertorio, quello lirico, ottocentesco, anche quello più vicino a noi, l'idea del filato, avete presente quelle note lunghissime, vibrate, tenute, ecco qua hanno una fioritura immediata e poi subito si passa ad altro, ok? È molto suggestivo, anche è molto interessante il discorso appunto dell'attinenza tra la musica e la parola che prende rilievo sopra la musica, sopra la melodia. Quando appunto vi dicevo Arianna dice sono queste le corone onde Madonna incline, questi discettoli sono, ecco qua sembra quasi una declamazione, quasi un grido. Senz'altro anche in altre epoche troviamo questo, ma Monteverdi anticipa di tanto, perché siamo tra 5 e 600 e l'opera è molto successiva, l'opera come la intendiamo, no? Teatrale, è molto successiva. Ecco, ad esempio, mi capita a volte, quando siamo a lezione con gli allievi, di proporre, magari loro chiedono di fare un brano di musica lirica, perché lo conoscono, un brano della Traviata, un brano mi è capitato appunto di Traviata, di Rigoletto, altre cose, ma poi prende sopravvento la musica, la nota. Allora si sente il cantante che volge la sua attenzione sulla nota per nota, no? Vibrando ogni nota. Ecco, allora a quel punto io mi fermo e dico, va bene, allora facciamo questo repertorio, ma prima prendiamo un brano di Monteverdi. Io propongo quasi sempre un brano di Monteverdi, perché mi sembra molto propedeutico a tutto quello che viene dopo, dalla musica barocca, tardo barocca, alla musica appunto romantica, lideristica, tutto quello che viene dopo è riconducibile come padre a Monteverdi e a questo modo di intendere la musica, perché molto spesso il fraseggio viene verso, concentrandosi nota per nota. Sì, su questo Monteverdi risponde comunque nella prefazione al quinto libro di Madrigali, risponde che nella prima pratica, a cui facevo riferimento prima, i testi erano dominati dalla musica, mentre nella seconda pratica è proprio il testo a primeggiare sulla musica, quindi cambia completamente il modo di comporre. Ecco, ci sono state delle parole in cui la sillaba tonica è messa molto in evidenza. Ad esempio quando ho cantato Dov'è la fede che tanto mi giuravi, quel fede, non so se per il microfono è possibile, forse lo allontano un po'. Dove la fede? Questa nota qua è quasi tagliente per chi, anche forse per chi l'ascolta, ma soprattutto per chi la canta, e da eseguire quasi sul parlato. Ci si parte sempre dal parlato, quindi non tanto la nota, ma prima l'emissione della parola, fede in questo caso, ma anche dove, che ho detto prima, e anche il primissimo lasciatemi morire. Avevo fatto una registrazione quando avevo provato a cantare Lasciatemi morire del lamento, e mi ero accorta che ho
vedendo tante registrazioni che ci sono su YouTube e su altri portali, che a volte per l'enfasi si tende a spezzare la parola, magari eseguire lasciate morire. Ecco, se io invece faccio un discorso come quello che abbiamo appena visto e studiosi che appunto affermano prima avviene la parola e poi la musica, allora questo non ha più senso. Spezzare la parola lasciatemi in due per enfatizzare, non ha un filo, no? Non ha un filo logico nella prassi. Il contenimento del vibrato, e quindi chiedo a loro che sono delle cantanti, il contenimento del vibrato a cui siamo abituati nel melodramma e quindi la ricerca sostanzialmente non è una differenza nel tipo di emissione, ma è una ricerca stilistica, cioè l'emissione è sempre la stessa. L'emissione del vibrato, magari Rosaria se vuole intervenire, l'emissione del vibrato tecnicamente parlando, io ho fatto questo movimento, in realtà l'emissione del vibrato si realizza con l'oscillazione della laringe, quindi questo tecnicamente non significava nulla, però l'emissione del vibrato appunto tecnicamente è sempre la stessa. Io per cantare Monteverdi non utilizzo un altro tipo di vibrato rispetto a appunto a un altro repertorio. Il vibrato è lo stesso, ma nella musica, in questo caso di Monteverdi, sentirete anche voi dopo quando Maria Rosaria canterà il suo brano, è un vibrato molto morbido, poco misurato, molto morbido, poco misurato, che sta anche lì sul fraseggio, sulla parola, sulla melodia semplice, non particolarmente ricercato. Ti faccio ancora una domanda: la ricerca di un suono fisso, tagliente, quindi può essere un elemento espressivo? È senz'altro un elemento espressivo. Io potrei fare sempre quel lasciatemi morire, oppure facciamolo sul lasciatemi morire, potrei renderlo tutto vibrato. Lasciatemi morire. Dopo che avete sentito quello di prima, questo è antiestetico, quello che diceva prima il maestro Adriano, il maestro Popolani, è proprio questo, cioè il vibrato è collocato, no? All'interno di una prassi esecutiva, e in questo caso nel primo barocco non è un vibrato ricercato, un vibrato molto naturale. Successivamente dire che è naturale è un po' troppo, nel senso che non è più un vibrato, è un vibrato espressivo, molto espressivo, non tanto naturale. Gli altri esempi Non me ne vengono in mente, però se voi avete qualche domanda o qualche richiesta. Va bene, allora vi faccio sentire. Il maestro mi chiedeva di far sentire uno dopo l'altro consecutivamente i due tipi di lasciatemi morire, uno col vibrato ricercato e l'altro invece con il vibrato naturale. Oh, sì, sì. Morire
brani hanno volutamente uno spezzato per poter insistere sulle caratteristiche e l'altro invece è realizzato nella sua interezza. Grazie. Allora, interventi? Io mi sono molto grato perché verrà a mancare l'intervento successivo che era emozionale con la voce e abbiamo sopperito con la pratica. Ci avete dato una dimostrazione, un arricchimento culturale, cioè abbiamo parlato delle cose tecniche che magari molti di noi non conoscevano, ma soprattutto ci avete